Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare per la prima volta il nuovo singolo di Lady Gaga che si intitola Abracadabra. Io l'ho già ascoltata, diciamo, di sfuggita perché è diventata molto virale su TikTok e nei vari social, però ho sentito appena un po' il ritornello, non ho mai ascoltato la canzone per intero e non ho mai visto il videoclip ufficiale, ho visto che se ne parla tanto, quindi sono veramente molto curioso. Lo ascolterò per la prima volta insieme a voi senza mai interrompere, poi tornerò da capo e cercherò di dare qualche dettaglio tecnico di analisi vocale e non solo. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ho anche attivato un Patreon, un corso di canto online in cui troverete tante spiegazioni, tecniche, esercizi, video didattici per allenare la vostra voce. Trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Andiamo subito ad ascoltare Abracadabra. The category is dance or die. As the dust flies, watch it burn. Don't waste time on feeling. Use your passion, no return. Hold me in your heart tonight in the magic of the dark moonlight. Save me from this empty fight. In the game of life, like a poem said by a lady in red, you hear the last few words of your life.
Ok, pazzesca. Mamma mia, ok, è stato veramente intenso. Ok, è un video veramente particolarissimo, geniale. Il brano, sì, è geniale anche questo. È veramente molto, molto particolare, molto orecchiabile, ti rimane in testa fin da subito. Questo è un brano pop moderno che deve rimanerti in testa fin dal primo ascolto, quindi veramente efficacissimo da questo punto di vista. È scritto veramente apposta per rimanerti nel cervello, però allo stesso tempo molto originale. Molto originale. Lei ha questa capacità di essere particolare, perché ha sempre delle sfumature un po' dark, quasi horror in un certo senso, e qui sono emerse anche in questo videoclip, veramente allucinato. Molto molto strano, stranissimo, però bello, molto bello, con sonorità anche molto molto sì, che unisce il pop con questa sonorità un po' più techno, dance, ma ripeto molto molto moderna, veramente bello, molto bello. Vorrei riascoltare da capo e cercare un po' di curare l'attenzione di alcuni dettagli. Vediamo un po' dall'inizio. The category is dance or die. Ok. Ok, già l'inizio è particolarissimo, stranissimo. C'è questa donna in rosso che chiaramente è Lady Gaga, che dice dance or die, quindi ballate o morite, e poi ci sono questi personaggi che sembrano fare una sorta di rituale, che iniziano a ballare in questa maniera un po', no, quasi un po' scomposta. È tutto molto criptico, perché ci sono queste figure vestite di bianco e questa donna in rosso che dopo lo rivedremo, si mette a ballare invece con queste figure vestite di nero, dark, ok? Quindi sembra un po' simboleggiare la dualità anche dell'animo umano. E Lady Gaga stessa ha dichiarato che questo è un po' un ritorno alle origini per lei, sia come sonorità, perché riprende un po' la sonorità dei primi brani con cui era diventata famosa, però allo stesso tempo rinnovandosi, no? Perché comunque Lady Gaga ha una personalità artistica con molte sfaccettature, non è ok con una sola faccia, con una sola identità, ha un'identità artistica complessa. E ha fatto tante cose diverse nella sua carriera. Ha fatto appunto questo pop dance moderno, ha fatto del folk, del cantautorato anche un pochino più classico, se vogliamo, quando ha fatto poi tutta la colonna sonora di A Star Is Born, per esempio. Brani anche un pochino più rock, possiamo dire, come Disease, per esempio, e lei ha un animo molto rock che emerge sempre nel suo modo di cantare. Dopo vediamo meglio cosa fa con la voce e che tecniche usa, anche perché lei vocalmente è bravissima, veramente bravissima, e quindi questo è un po' un ritorno alle origini, però è anche un simbolismo alle spalle, no? Quindi dietro queste immagini, questo video e il significato della canzone c'è sicuramente un senso profondo. Sono veramente molto curioso, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, se ci sono altre dichiarazioni che lei ha fatto appunto sul significato di questo brano, però sì, è veramente molto molto curioso. C'è un simbolismo criptico ma che ti cattura, che ti incuriosisce veramente tanto. Comunque andiamo avanti. Un po' allucinato. Allora, intanto è
la sonorità è veramente dance, ok? Sentite la cassa in quarti, ti fa già venire voglia di ballare, la ritmica della base, la ritmica della voce, la melodia della voce, tutto molto melodico ma anche molto ritmato. Qua c'è anche un vocoder, l'avete sentito sotto in questa parte, no? Tonight in the magic of the dark moonlight. Sentite, le armonizzazioni che sentite sono fatte col vocoder, che è un effetto semplicemente che prende la voce umana, in questo caso, e la trasforma praticamente in una sorta di sintetizzatore in cui vengono appunto fatte le armonie, le armonizzazioni appunto di questa parte particolare, molto bello. A me piace moltissimo il vocoder, quando lo sento mi piace veramente tanto, si sente anche in alcuni brani, non so, dei Muse per esempio, Imagine Dragons anche secondo me lo usano molto, Daft Punk tantissimo il vocoder, assolutamente, però insomma qua mi piace notare questa cosa. E la melodia all'inizio sì, ti cattura, molto, molto orecchiabile, anche abbastanza dolce, voglio dire, non è neanche troppo aggressiva, nonostante no, faccia queste espressioni, no, queste facce così incavolate. Dopo diventa sempre più energica, ok? Andiamo avanti. Save me from this empty void. In the game of life, like a poem said by a lady in red, you hear the last few words of your life. With a haunting dance, now you're both in a trance. It's time to cast your spell on the night. Abracadabra, amor una, abracadabra, orta ugaga. Abracadabra, abra una, in a tongue she said, dare for love tonight. Feel under your feet, the floor's on fire. Choose the road. Ok, allora il ritornello è geniale, ritornello perfettamente dance. Ok, avete sentito anche, non so se vi intendete, se c'è qualcuno che mi segue che si intende anche di mix engineering, quindi di mixaggio audio, ecco. Qua c'è anche un sidechain molto marcato nella parte del ritornello, la parte iniziale. Qua, che cos'è un sidechain? È praticamente un effetto che crea la sinergia della cassa con il basso, ok? Che ti crea questo movimento ondulatorio, no? Che ti fa sobbalzare a ogni colpo di cassa praticamente, no? Sentite qua. Abracadabra, amor una, C'è questo pumping, no? Che ti fa sobbalzare a ogni battuta, no? E quindi è efficacissimo, una tecnica che si usa dall'alba dei tempi, però qua è fatta in maniera, no? In maniera perfetta, eseguita perfettamente. La melodia orecchiabilissima, e usa queste parole, no? Un po' criptiche, abracadabra, sì, è un lessico, no? Magico, no? Che portano all'idea della superstizione, della magia, del misticismo, tutta una serie di cose che nel nostro immaginario sono molto forti, però insieme a parole che sembrano, no, quasi senza senso. Poi non so quanto ci sia di significato dietro questi suoni, però insomma lo scopo qui è l'orecchiabilità, ok? Non c'è altro qui, deve essere d'impatto assolutamente. E anche la parte dopo, questa parte qui in cui parla praticamente, no? feel under your feet, the floor's on fire. Quasi rappata, veramente particolarissima, è una cosa che va molto di moda, vedo anche in altre canzoni pop moderne, quasi trap, devo dire, no? Però mi piace molto questa cosa perché appunto non sfora troppo dalla sua cifra stilistica, no? È comunque coerente con tutto quello che ha fatto prima e che farà dopo. Quindi è sì, particolare anche questa, veramente una parte molto ritmata. Lo scopo di questa canzone è farti muovere, farti ballare, ok? Questo è, e ci riesce perfettamente, infatti non riesce a stare fermo mentre l'ascolti, no? Andiamo avanti con la seconda strofa. Flies
watch it burn. Don't waste time on feeling. Use your passion, no return. Hold me in your heart tonight in the magic of the dark moonlight. Save me from this empty fight. In the game of life, like a poem said by a lady in red, you hear the last few words of your life. Ecco, qua c'è questo cambio di scena con questa donna in rosso che viene circondata da queste figure incappucciate di nero, anche un po' inquietanti anche nel modo di muoversi. Mi sembra veramente una sorta di piccolo film horror, ok? E dopo diventa una specie di dialogo tra queste figure in nero e la donna in rosso con invece le altre figure in bianco che sembrano sfidarsi, no? Come no, i due lati del proprio essere, il bene e il male che si sfidano e che si confrontano. È veramente particolarissima anche questa scelta di immagini, coreografia pazzesca, anche i ballerini, tutte le comparse in questo video sono pazzeschi perché si muovono perfettamente insieme a ritmo e ti catturano con questa scenografia, questa coreografia così particolare. Andiamo avanti. With a haunting dance, now you're both in a trance. It's time to cast your spell on the night. Abracadabra, amor una, abracadabra, orda ugaga. Abracadabra, abra una, in her tongue she said, death or love tonight. Questa parte è la mia preferita. A livello visivo è pazzesca, una coreografia bellissima, sia le luci e come si muovono insieme appunto alla canzone. Qua è follia pura, è caos, è puro caos. A me piace il caos e però è un caos ordinato, è un caos ragionato, quindi mi piace veramente tanto come è riuscita a creare, no, questo effetto quasi dissonante, cacofonico, però mantenendo un impatto ritmico molto forte. Qui mi ha ricordato a livello coreografico moltissimo Thriller di Michael Jackson, ok? Che utilizzavano anche nel videoclip queste figure un po' orrorifiche, no? Gli zombie che ballano questa coreografia molto particolare e qua secondo me c'è un richiamo, una citazione molto forte al re del pop che è Michael Jackson, ok? Andiamo avanti, adesso vi faccio anche un'analisi della voce di Lady Gaga, ascoltiamola bene. Ok, qua per esempio ha fatto questi suoni di testa, quindi corda sottile, siamo in M2, siamo appunto in una consonanza di testa, un suono girato, leggero, etereo, abbastanza sopranile, diciamo così, abbastanza liricheggiante, anche se assolutamente non è un suono lirico, però fa un po' questi suoni molto eterei che si staccano un po' da tutto quello che ha fatto prima, in cui ha cantato sempre in voce piena, ok? Invece qua va a creare questi fraseggi un po' eterei. Vediamo più o meno che note ha fatto. Dovrebbe essere su un Do 5, più o meno siamo lì, riascoltiamo. Qua sale.
Ok, qua fa un Fa 5, anche una nota abbastanza alta, però morbidamente emessa con questo suono molto verticale, molto girato, assolutamente. E dopo ritorna invece in voce nel ritornello, ascoltiamolo. Ok, è vero, qua c'è questa parte assurda che spezza, no, la melodia del video, che è registrata proprio lì sul momento, sul set in cui è stato fatto il video, in cui c'è appunto tutta la crew che fa questa litania praticamente, continuano e sembra quasi un rituale in cui lei a un certo punto inizia a urlare e poi riparte il ritornello vero e proprio. Veramente pazzesca anche questa parte, molto particolare. Non so che simbolismo ci sia dietro di preciso, ma ti cattura e ti coinvolge tantissimo. Sembra quasi un grido di liberazione, come se volessero affermare la propria identità in mezzo a tutto il caos. Veramente pazzesco. Ok, vediamo più o meno che note fa nel ritornello. Ok, il ritornello insiste tutto su questo Do 5, che è già una nota alta, una nota che lei fa tranquillamente a occhi chiusi, però è già una nota particolarmente scomoda, sia per le voci maschili ma anche per le voci femminili, perché è comunque una nota di passaggio e lei in questi fraseggi è sempre in mix, ok? È sempre in mix estremo in questo caso perché è in voce piena, o meglio una simil voce piena, perché comunque siamo in una zona di passaggio, molto probabilmente la corda lì è comunque sottile, però con una compressione falsocordale lei va a creare questo suono sempre molto d'impatto, molto pieno, che noi percepiamo pieno con l'orecchio, diciamo, acusticamente sempre pieno e molto molto energico. Come ho detto prima, lei ha un'attitudine rock, assolutamente, per questo riesce a mettere questa energia e questa pienezza vocale in brani che comunque sono pop, ma emerge proprio questa sua attitudine rock, tant'è che quando l'abbiamo vista poi anche duettare per esempio con i Metallica, ok, era perfettamente a suo agio sul palco e perfettamente a suo agio in quel genere, perché lei è una cantante rock, l'ho sempre detto, è una cantante rock travestita da cantante pop, ok? E l'attitudine viene fuori proprio in queste parti, veramente molto brava. Poi tecnicamente lei è veramente bravissima dal vivo, tutto quello che fa in studio lo sa fare anche dal vivo, anzi dal vivo riesce a rendere ancora di più perché è molto emotiva, molto empatica, dà veramente tutta se stessa quando canta, veramente brava. Ascoltiamo il finale. Molto molto particolare anche questa scena finale, con questi sguardi, veramente molto molto particolare questo video e questa canzone. Però, che dire, già al secondo ascolto mi è già entrata in testa e non se ne andrà mai più, quindi una canzone veramente vincente, che si merita tutto il successo che sta facendo, un artista a 360 gradi perché come vedete quanto cura l'aspetto anche visivo, scenico, il suo personaggio è veramente molto ben costruito ma anche molto coerente, non va mai nonostante vada spesso a risultare un po' eccentrica nel suo modo di fare, però riesce sempre a essere comunque se stessa, a essere coerente. Questa è una cosa non da poco perché può capitare, no, molto spesso nello show business che poi il personaggio fagocita la persona, non so come dire, no? Che a un certo punto l'artista diventa solo una maschera, ma poi la persona vera che sta dietro l'artista noi non la vediamo realmente. E lei invece riesce a essere autentica anche quando si mette in mostra in questa maniera così vistosa, quindi l'apprezzo molto per questo e
e lo seguirò con molto piacere, gli sviluppi di questa sua carriera straordinaria. Comunque mi fermo qua, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, vi ricordo anche il mio corso di canto online su Patreon, trovate esercizi, spiegazioni tecniche, trovate il link qua sotto in descrizione, lasciatemi pure nei commenti quali potrebbero essere le prossime reaction su Lady Gaga e non solo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!